Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. In questi giorni, durante le mie prove sul nuovo DJI Mini 3, mi sono accorto di una novità che DJI ha introdotto senza dichiararla. Una modifica sul Mini 3 che ha risolto il problema della condensa sulla lente. Sul Mini 3 Pro, sporadicamente, la lente si appannava causa condensa. Ne avevo parlato anche io a giugno quando mi era capitato. Parlo al passato perché non so se gli ultimi esemplari di Mini 3 Pro hanno già questa modifica che invece è presente sul Mini 3. Prima di parlare di questa novità nascosta anticondensa che è stata implementata sul Mini 3, voglio verificare se con l'ultimo aggiornamento firmware le incertezze che ho riscontrato nella mia prova recensione prima del lancio sono state risolte. Infatti l'aggiornamento del giorno di lancio ha introdotto dei miglioramenti sulla qualità di volo, sulla qualità immagine, sulla messa a fuoco, oltre alla possibilità di scaricare le mappe sul RC. Iniziamo con il controllo della stabilità di volo, in particolare il mantenimento dell'altezza, perché nella mia recensione avevo visto che faceva un po' di su e giù. Questo è il Mini 3 e adesso lo confrontiamo con il Mini 3 Pro. Voglio verificare se l'assenza dei sensori evoluti, anche per quanto riguarda il controllo verticale dell'altezza e della posizione, incida sul Mini 3. Come possiamo vedere, i problemi, cioè le incertezze più che problemi, sembrano essere state risolte con questo nuovo firmware. Entrambi mantengono la posizione in modo corretto. Non ci sono grosse differenze. Il Mini 3 si comporta come il Mini 3 Pro. Un altro confronto, vediamo chi è il più veloce a connettersi con il radiocomando RC. A destra il collegamento con il Mini 3, a sinistra con il Mini 3 Pro. Radiocomandi già accesi ovviamente. Adesso accendiamo contemporaneamente i due droni e vediamo chi riesce a collegarsi prima. Più o meno uguali. Nel frattempo vediamo anche che differenze ci sono nell'aggancio dei satelliti. Quello di destra è il Mini 3, quello di sinistra il Mini 3 Pro. Il Mini 3 Pro ha già agganciato 11 satelliti, mentre il Mini 3 normale è ancora un po' indietro. In questo momento il Pro ha 12 satelliti agganciati, ha fatto il punto home. Il Mini 3 normale ne ha 14, ma non è ancora riuscito a fare il punto home. Significa che il segnale che riceve non ha la qualità adeguata, visto che ci troviamo in mezzo ai palazzi, tra l'altro. Tuttavia il Mini 3 Pro è riuscito comunque a fare il punto home. Significa che lui riceve un segnale migliore nonostante il numero di satelliti inferiore. 13 contro ancora i 14 del Mini 3, che però non è ancora riuscito a fare il punto home. Adesso anche il Mini 3 ha fatto il punto home, satelliti agganciati sono 15, però sono abbastanza ballerini e vedete che alterna da bianco ad arancione, vedete? Mentre il Mini 3 Pro è fisso su 13 con segnale che ritiene adeguato. Ovviamente, come ho detto, siamo in una situazione critica perché siamo in mezzo ai palazzi. Ed è meglio avere meno satelliti ma un segnale più preciso che più satelliti e un segnale impreciso. Ma come mai ci sono queste differenze tra il Mini 3 e il Mini 3 Pro per quanto riguarda la ricezione del segnale satellitare? Le differenze sono dovute al fatto che il Mini 3 utilizza GLONASS al posto dalla rete satellitare cinese Beidou. E così, a seconda di dove ci troviamo, è migliore una o l'altra.
Ad esempio, in questo momento il Mini 3 a Roma potrebbe ricevere fino a 33 satelliti, con un H-DOP di 0,42 e un V-DOP di 0,63. Questi valori più sono bassi e più significa che il segnale è preciso. Il Mini 3 Pro nello stesso luogo, nello stesso momento, potrebbe ricevere fino a 45 satelliti. Ovviamente è molto difficile riceverli tutti perché i satelliti sono posizionati più o meno bassi sull'orizzonte e dipende dagli ostacoli e da altre condizioni. Comunque il Mini 3 Pro potenzialmente potrebbe ricevere più satelliti grazie alla rete cinese e tra l'altro abbiamo anche dei valori di H-DOP e V-DOP più bassi, significa che ha una migliore precisione. Il tutto riferito in questo momento, perché ci potrebbero essere momenti in cui è migliore il sistema del Mini 3 e altri in cui è migliore il sistema del Mini 3 Pro. Dipende da come sono posizionati i satelliti delle varie reti. Ed ecco un piccolo confronto sulla qualità video dei due droni. Sopra abbiamo il Mini 3 Pro, sotto il Mini 3, entrambi 4K 30 fps perché il Mini 3 non supera i 30 fps quando registra a 4K. Da notare una curiosità, il Mini 3 Pro, nonostante possa raggiungere i 150 megabit al secondo di transfer rate, quando filma a 4K 30 fps e registra a 90 megabit al secondo. Invece il Mini 3 registra a 100 megabit al secondo, quindi un maggior transfer rate. Tuttavia il Mini 3 non ha la possibilità di registrare in D-Long, non ha la possibilità di registrare in punto .mov e registra in H264, non ha l'H265. Tutte cose che invece naturalmente ha il Pro. C'è anche una piccola differenza sull'obiettivo. Mini 3 ha un FOV di 82,1 gradi, il Mini 3 Pro 82 gradi. Fatemi sapere quale qualità immagine tra le due vi piace di più. Ma veniamo alla notizia di copertina, e cioè cosa DJI ha introdotto sul Mini 3 per risolvere il problema della condensa che affliggeva il Mini 3 Pro e forse lo affligge ancora in alcuni esemplari. È una cosa che ho scoperto utilizzando una camera termica per smartphone che ci fa vedere bene come il Mini 3 Pro scaldi di più rispetto al Mini 3, questo perché ha i sensori evitamento ostacoli. Vedete, questo è il Mini 3 Pro e questo è il Mini 3, ovviamente a parità di tempo di accensione. Ed eccoli qua assieme, si nota subito come il drone sulla sinistra, che è il Mini 3 Pro, scaldi di più rispetto al Mini 3, a parte un particolare. E qual è il particolare? Questo è il Mini 3 Pro e questo è il Mini 3. Notate qualcosa di diverso? Si nota. Se non l'avete ancora notato, lo vediamo meglio in questa clip. Entrambi i droni appena accesi, questo è il Mini 3 e questo è il Mini 3 Pro. Diamogli il tempo di scaldarsi. Vedete? È chiara la differenza, è chiarissima la differenza tra i due. Ed ecco la soluzione che ha introdotto DJI segretamente per non far appannare la lente. La camera del Mini 3 è riscaldata internamente. Vedete, questa qua, Mini 3 Pro, è fredda. Mini 3, vedete che calore che c'è all'interno? C'è proprio una resistenza, qua si vede bene, all'interno che scalda la camera, la mantiene in temperatura costante in modo che non si appanni la lente. Questa è la modifica segreta che il DJI ha fatto sul Mini 3. È presumibile che gli ultimi esemplari di Mini 3 Pro abbiano questa modifica perché il gimbal camera è esattamente lo stesso, a parte la piccola differenza di 1/10 di grado sul FOV, cosa che potrebbe giustificare la presenza di questa, chiamiamola, resistenza interna che produce calore. Differenza che ovviamente avviene anche in volo. Questo è il Mini 3
con la resistenza accesa all'interno della camera. E questo è il Mini 3 Pro, vedete? La camera è fredda, si vede benissimo che l'obiettivo è freddo, non c'è nessun riscaldamento interno. Questa è la modifica segreta che ha fatto DJI, eccola qua. C'è proprio questa cosa che impedisce la condensa in certe circostanze. Quindi adesso l'interrogativo è: quali esemplari del Mini 3 Pro hanno questa soluzione integrata? Secondo me gli ultimi esemplari dovrebbero averla, perché si tratta soltanto di sostituire il gimbal camera, tutto il resto riguarda limitazioni software che possono essere abilitate o disabilitate. Vedete, qua si vede benissimo, Mini 3 Pro, camera fredda all'interno, e Mini 3 camera calda. Bene, spero che questo video con questa scoperta vi sia utile. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Buon proseguimento e al prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti.